Ciao a tutti. Ecco, scusate questa postazione un po' particolare, ma un piccolo problema di salute mi ha costretto a stare a casa e nonostante tutto però Vittorio Menna di Personal Drones è riuscito a farmi recapitare al volo il DJI Mini 3 che avevo ordinato e come avrete sicuramente visto da qualche post che ho fatto sulla community di YouTube oppure su alcuni gruppi Telegram o Facebook, il DJI RC l'ho già aperto perché ero curiosissimo di vedere come fossero le antenne, visto che se ne parla tantissimo e non riuscivo a capire come avesse fatto DJI di inserirle in uno spazio così ristretto. Ovviamente ho anche il Mini 3, farò qualche test, in particolare ho fatto qualche test con la strumentazione che ho qui a disposizione, poi ve la farò vedere, cercherò di spiegare quello che si osserva e poi quando avrò la possibilità di farlo con strumentazione migliore lo rivedremo ancora un'altra volta. Dai, buona visione a tutti. Immagino abbiate visto tutti quanti range test si stanno effettuando con il Mini 3, proprio perché molti lamentano dei problemi di ricezione o di trasmissione. Io prima di effettuare test del genere ho bisogno di capire quali sono le caratteristiche delle antenne e come funziona la trasmissione proveniente dal drone e proveniente dal radiocomando. Quelle che vedete qui scorrere sono le antenne del radiocomando. In realtà c'è una modifica sostanziale che ha effettuato la DJI rispetto alle antenne precedenti, perché questa volta non ha utilizzato dei semplici dipoli diciamo rigirati fra di loro, accorciati eccetera, ma questa volta ha utilizzato un vero e proprio monopole con un piano di massa. È come se fosse un'antenna verticale leggermente protesa verso l'avanti con il lobo di radiazione e tutto questo gli è servito per concentrarla in in un piccolo spazio. Ecco, questo è l'esempio di come viene il ground plane, cioè il piano di massa, e la verticale. Come vedete, il lobo di radiazione è verso soprattutto la parte centrale. Adesso immaginatela rovesciata, quindi esattamente a rovescio rispetto a come vedete. Probabilmente la DJI ha preferito mettere sottosopra il piano di massa per evitare che eventuali radiazioni possano arrivare fino all'operatore. In quest'altra immagine invece si osserva, per i più esperti, il piano orizzontale, quindi leggermente proteso verso l'avanti, quindi proprio il davanti del nostro radiocomando. Qui invece è il piano verticale che però, come avete già visto, deve essere ribaltato su se stesso. Eccolo qui, quindi sopra c'è il piano di massa e questo è il piano verticale. Quello che notiamo in questa immagine è la differenza nel piano verticale tra il lobo di radiazione dell'RC-N1 e quello del DJI RC. Come noterete, il DJI RC ha un lobo di radiazione molto più stretto, mentre quello dell'RC-N1 è decisamente più largo. Come si ripercuote nella realtà? Semplicemente nel modo in cui noi siamo abituati a puntare il drone con radiocomando. Se mentre prima con l'RCN1 ci potevamo permettere degli errori più grossolani in altitudine, in pitch, e degli errori più stretti in azimuth, adesso con il DJI RC è esattamente il contrario. Bisogna essere molto bravi a puntare il drone soprattutto sull'asse verticale e avere magari un po' meno di accortezza anche per quanto riguarda la parte, il settore orizzontale. E qui può nascere però un problema, perché questo nuovo drone ha perso quelle belle zampettine verticali dentro cui c'erano le antenne, quindi anche il drone ha le stesse caratteristiche di antenne del nuovo DJI RC ed ecco perché bisogna essere molto precisi nel puntare il drone con il radiocomando. Adesso diamo un'occhiata con l'analizzatore di spettro a quali sono le antenne che trasmettono e quali quelle che solo ricevono. Prendiamo il nostro radiocomando e avviciniamo l'antenna ricevente. Dovremo cercare
quelle punte, quei segnali che non sono nient'altro che gli acknowledge che vengono inviati, quindi le conferme di avvenuta ricezione del video, che è quel flusso che si vede molto largo, da parte del radiocomando, quindi sono delle punte vere e proprie. Eccole qua, si osservano, io ve le indico con la penna, si osservano delle vere e proprie punte. Questa in particolare è l'antenna che trasmette anche, perché se spostiamo il radiocomando dall'altra parte, noteremo che le punte, quindi il segnale trasmesso, è molto più basso. Ecco, questo è molto alto e qui vediamo che sono circa la metà, perché vengono ricevute, eccole qui. Quindi notiamo subito che il radiocomando ha un'antenna trasmittente, una sola antenna trasmittente e sicuramente due in ricezione. In questo test ho cercato di comprendere quale fosse in questo momento l'antenna che trasmetteva, l'antenna del drone che stava trasmettendo. Ecco, in particolare era proprio quella posteriore destra. Qui vedete che il segnale è dimezzato perché prende il segnale di quella adiacente. Qui invece sul fronte, sulle antenne frontali, non si vede assolutamente alcuna trasmissione. Non sono riuscito a comprendere come fa il drone a switchare le due antenne trasmittenti, perché il drone ha come antenna trasmittente quella posteriore destra e quella anteriore destra. L'unico modo per riuscire a farle switchare l'una con l'altra è stato quello di spegnere e riaccendere il drone. Probabilmente in volo lui ha dei sistemi particolari. Ecco qua, metto la mano proprio per verificare che fosse effettivamente quella l'antenna che stava trasmettendo in quel momento. In quest'ultimo test ho cercato un po' troppo dalla mia attrezzatura casalinga, però qualcosina sono riuscito a rilevare, perché volevo cercare di capire se effettivamente la polarizzazione dell'antenna trasmittente fosse più propesa verso, diciamo, una polarizzazione orizzontale a discapito di quella verticale, ed effettivamente qualcosina si riesce a notare anche con questo strumento. Quindi vale il fatto che bisogna stare molto più attenti a puntare il drone in verticale rispetto a puntarlo sul piano orizzontale. Ecco qua, faccio alcuni test, poi lo rigiro proprio per cercare di capire la differenza. Ecco qua, in particolare l'antenna irradia proprio qui vicino, proprio molto vicino al motore. Bene. Allora mi direte voi, insomma, dopo tutte queste cose non ci fai vedere neanche un range test per dirci come va il DJI Mini 3? Beh, in realtà lo sapete come la penso io sui range test fatti in free air, quindi non in laboratorio. Non sono semplici da effettuare, non ne puoi fare uno per decretare qual è il migliore. Bisogna fare svariati test, eseguirli in diverse postazioni e forse, ma neanche in quel caso, si può decidere qual è il migliore, a meno che non ci siano proprio delle lampanti differenze. In realtà io ho già iniziato a effettuare qualche test, ma queste lampanti differenze fra l'RCN1 e il DJI RC, fra l'OcuSync 3 del Mini 3 e l'OcuSync 2, pieno OcuSync 2 dell'Air 2, in realtà non le ho veramente viste, non sono così eclatanti, quindi vanno messi ancora sotto torchio. E niente, farò qualche altro video sicuramente man mano che si avranno delle evoluzioni con i miei test. Ciao a tutti!